Buongiorno a tutti, siamo tornati a Leno dopo 4 mesi dall'italiano. Trofeo Matrix, sarà una gara tosta, cioè l'hanno chiamata una gara tranquilla per divertirsi, ma alle gare non si diverte nessuno, nel senso vanno tutti per fare il meglio possibile, saranno sempre tutti col coltello tra i denti, ci sono parecchi piloti forti, quindi il mio primo obiettivo è cercare di entrare nei primi 10, non sarà per niente scontato. Tutti erano qui a provare già da ieri, dal sabato. Noi siamo arrivati solo oggi e la pista è molto strana, non abbiamo mai corso in queste condizioni perché fa tanto caldo, ci saranno 30 gradi e la macchina mi aspettavo puntasse, capottasse come al solito, ma invece dalla prima prova che abbiamo fatto adesso la mattina 10 minuti tutto il contrario, non gira davanti e scivola dietro. Adesso ci sono 3 turni di controllate e vediamo. Si incolla giù la pista, appena tocchi il freno, se perdi troppa velocità si ferma la macchina, non scorre la macchina. No, la macchina va bene, ma non scorre a centro curva, perché capottare non capotta, però si ferma lì, quando perdi tanta velocità in curva lì poi si ferma, appena tocchi il freno, boom, e si chiude. Decidiamo quindi di portare la convergenza posteriore da 3 a 2 e cambiamo anche gli ammortizzatori del retrotreno, passando da un set che aveva olio 600 a un set più duro da 900. Adesso era molto meglio, secondo me, ne ha cambiato le molle dietro, per me così era meglio. Gli ammortizzatori duri scivola di più. Dietro con l'ammortizzatore duro scivola di più. S molle e tutto, però è l'olio più duro. Solo quello. La Q1 va alla grande, la macchina va forte, trovo sempre pista libera e tutto fila liscio per me, mentre altri hanno problemi vari, quindi ne approfitto e chiudo in posizione 3. Buona, questa è buona. Questa è buona. Sono molto soddisfatto, non ero mai stato così competitivo su questa pista. Lorenzi e Salemi sono ancora uno step avanti, ma con tutti gli altri siamo lì. I best parlano chiaro, siamo 8 piloti in 11° come tempo sul giro, quindi bene ma calma, non siamo ancora sicuri della top 10 perché basta veramente pochissimo per passare da terzi a decimi. Nella Q2 non modifichiamo niente, ma guardate la cosa più bella che faccio. Per non lasciare neanche mezzo decimo per strada, appena arrivo vicino alla macchina che mi precede, mi faccio vedere all'interno sul transponder, ma da come mi chiude la porta ed esce tutto scomposto capisco che dovrò pensarci da solo, quindi nel tornante successivo attivo il Killer Instinct e lo brucio. Ripeto un'altra grande qualifica, anzi meglio della Q1 perché miglioro il tempo generale di 1.2 secondi, faccio P4 stavolta e la cosa positiva è che ora si va verso mezzogiorno, il caldo aumenterà di tanto, quindi i tempi saranno più lenti e sarà più difficile migliorarsi per gli altri. Vi dico questo perché la classifica delle qualifiche non sarà a punteggio come ormai si fa in quasi tutte le gare, ma terrà conto solo della miglior prestazione. E questa è una cosa che personalmente non condivido perché la temperatura incide troppo sui tempi e quindi fare o non fare per problemi vari il tempo nella prima manche della mattina, la più fresca, fa troppa differenza. Allora vi dico com'è andata adesso a fine qualifica perché tra una manche e l'altra era impossibile, i tempi erano troppo stretti. Comunque è andata molto bene, non sono ancora uscite le classifiche ufficiali, ma dai conti che ho fatto io dovremmo essere sesti. È andato molto bene le controllate, abbiamo sistemato la macchina, nelle qualifiche abbiamo indurito la macchina perché la sentivo che non scorreva a centro curva e indurendo gli ammortizzatori dietro secondo me è molto migliorata, abbiamo fatto una Q1 e una Q2 perfette, io più di quello non avrei potuto fare e alla fine della Q2 ero quarto, ma perché c'erano parecchi piloti forti che avevano avuto problemi, sapevo che qualcuno sarebbe passato poi davanti, ma nei top 10 ero quasi certo di esserci, quindi non ho fatto le ultime 2 qualifiche, la 3 e la 4 l'ho saltate per risparmiare macchina e motore
Si sa mai che questi 10 minuti risparmiati sono 10 minuti in più di motore, perché la finale sarà da 45 minuti con questo caldo allucinante, dura, sarà tosta. E qua non ho il passo dei primi da podio assolutamente, i primi hanno 3 decimi di vantaggio. Non mi aspetto neanche molti morti, nel senso non è una pista tanto da errore, però con questo caldo i motori salteranno secondo me, spero non il mio, e noi dobbiamo essere lì, fare il nostro passo perché a metà classifica ce la possiamo giocare e poi se succede qualcosa davanti tanto meglio. Sono le 4 di pomeriggio, il caldo è stato devastante per tutto il giorno e lo sarà ancora per tutti i 45 minuti di questa finale. Ci siamo, la macchina è pronta, noi siamo pronti, andiamo a giocarci questa finale. Il consumo gomme è come di consueto basso su questa pista, ma non credo sia possibile fare 45 minuti su un solo set, o meglio, si potrebbe partendo molto alti, ma con il nostro setup siamo al limite del capottamento con gomme altezza 74, quindi faremo sicuramente un cambio gomme. Sì. Ok, mentre noi stiamo andando a schierarci, avete tutto il tempo per cliccare qua sotto, iscrivervi al canale e lasciare un like. A voi non costa nulla, ma per me è di grande supporto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, Partenza completamente pulita, incredibile, non ho memoria di una partenza simile qua a Leno da anni. Oddio, ho parlato troppo presto. Lotti davanti va di traverso, io solo per casualità riesco a sfilare, ma lui è fortunato perché con l'avo gli fa un favore col pendolo e lo rimette in traiettoria. I primi due stanno già prendendo margine, ma la mia gara non è su di loro. La blu e la bianca, il terzo e il quarto, però sono qua davanti e non vanno via, nonostante io non stia spingendo, ma sto facendo solo attenzione a non inserire troppo cattivo per non capottare, almeno per un paio di minuti finché le gomme non si abbasseranno leggermente. E vedete, soprattutto nel tornante sotto al palco, come entro largo, lontano dal cordolo e non chiudo violentemente. Occhio però che Lotti dopo l'errore iniziale vuole recuperare il tempo perso e sta rimontando forte dietro di me, anche lui con la carrozza gialla. Provo a difendermi, ma so che lui è potenzialmente da podio, ne ha più di me. Se non molla la presa gli darò strada e proverò a seguirlo per farmi tirare. Chiudi un filo pieno! Non entrare prima, Noi entriamo adesso! Ok, va bene, passa pure. Adesso cerco di non perdere il contatto. No, che stupido, ho sbagliato la chicane, ho dovuto alzare il dito per non decollare sul cordolo e niente, mi è già scappato.
Ci siamo, sono passati 4 minuti ed è il momento del primo rifornimento. Ragazzi 17, bianchi 17, Milano 17, Salone Alto 17, Milano Luca 17. No, aspetta un attimo, cosa sta succedendo? Dal video non si percepisce, ma vi garantisco che la mia macchina ha iniziato a fare un rumore come se stessi smarmittando. Ma perché? Com'è possibile? No, vuoi vedere che... Ho trovato la box sul muretto dei box. Sì, sicuramente è successo qualcosa qua, perché in uscita dai box, appena sceso dalla rampa, ho dato gas e la macchina mi è andata di traverso, tirandomi verso sinistra e facendomi picchiare contro il muretto, ma mi è capitato altre volte, è un urto leggero, non ti fa rompere. E non sono l'unico, perché spesso ho visto gente uscire facendo il flipper, picchiando a destra e a sinistra, ma stavolta mi sa invece che si è piegata la marmitta o si sta staccando il collettore. Ho calato anche il motore. Ho calato anche il motore. No, dico forse questa botta. Comunque dietro ho la macchina blu che partiva in posizione 3 ed è un bel riferimento per capire se ho un passo da podio. Devo provare a ignorare i problemi e vedere se riesco a stargli davanti tenendo il passo. Forse guadagno un decimo a giro, ma posso tranquillamente difendermi senza essere mangiato. Ha sbagliato la chicane e deve far sfilare anche la bianca in posizione 1 che arriva per il doppiaggio. Meglio, prendo altro margine e prendo fiato. Penso, no, buca. Ha bucato di brutto. Ah, mi senti? Oh, mi senti? Ha bucato di brutto. In fondo al dritto. Dopo le transponder. Al prossimo pieno. Questo è magro. Questo problema alla marmista. Entro o no? Oh! Niente, oggi parlo da solo. Vabbè, abbiamo rifatto il meme del pa, entro o no? Comunque, a scoppio ritardato decidono di farmi rientrare. Sento. Stanno cercando di rimetterlo in moto, parte, ma non sta più acceso. Mi sa che ci siamo, è morto. No, dai, alla fine ingrassandolo di un giro è ripartito. Torniamo in pista, faccio sfilare tutti ormai perché la mia gara purtroppo è compromessa. Però finché il motore regge e non mi abbandona, perché ritirarsi? Ci sono ancora 30 minuti di gara. La macchina oggi è proprio bella da guidare, mi dà gusto, quindi continuo a divertirmi. Poi che sia ultimo non mi fa piacere, ma a me poco importa. Pazienza qua. Capita. Andiamo fino alla fine e vediamo dove arriviamo. Ma cosa devo far passare tutti quei... arrivo.
Ah, spento ancora. Peccato perché non aveva più dato nessun problema né bucava. Forse adesso è il minimo troppo basso. Siamo quasi a metà gara, sono ultimo con 3 giri dal penultimo, neanche malissimo considerate tutte le spente che ho fatto. Praticamente non sono ancora completamente fuori dalla gara per guadagnare magari qualche posizione. E inoltre a gomme ormai prossime al cambio mi sembra di essere tra quelli che ne hanno di più in pista. Guardate in fondo al rettilineo come mi faccio sotto alla macchina bianca davanti. Penso comunque sia un insieme di motore e staccata, forse gli altri hanno gomme più basse, non lo so, ma io riesco a staccare profondissimo e stare stretto sul cordolo. Arrivo adesso, Siamo al momento del cambio gomme, questa volta in totale relax, tanto non ci stiamo giocando niente. Ha spento, vabbè, amen. Minuti al termine, Lorenzi 157, Nico 156, Lotti 154, Pelego 153, Bianchi 153, Sodazzi 152, Walter 150, Iolasi 140. Siamo a 37 minuti di gara, Lorenzi, la macchina bianca che è partita dalla pole ed è stato primo per tutta la gara, è appena uscito dai box e guardate, anche lui ha picchiato il muro dove ho sbattuto io, forse un po' meno e più con il posteriore che con l'anteriore o con il laterale, ma ve lo dicevo che spessissimo quel muro lo si colpisce e non succede mai nulla, non è una botta da rottura, e invece però stavolta io ci ho lasciato la gara. Comunque è uscito davanti a me, vediamo se riesco a seguirlo. Beh, ok, ha l'alettone posteriore rotto, vedete che svolazza appeso solo da un lato, però con tutto il grip che c'è in pista non è un handicap così grosso come sarebbe in altre situazioni. E comunque riesco a tenere il suo passo anche con il primo set di gomme. È la prima volta su questa pista che finalmente ho un setup ottimo, soprattutto a gomme finite non vado in crisi, ma per assurdo la sento anche meglio che a gomma nuova e rispetto agli altri si nota. Chi meglio del più veloce in pista poteva darmi un'idea di quello che avrebbe potuto essere, ma purtroppo non è stato. Complimenti, bellissima finale. Fioro io il muretto, distruggo la macchina, cazzo ne so. Staccata la marmitta da qualche parte, vedi Ecco cosa si era rotto, non stavo smarmittando, ho rotto il tubetto, il terminale, non so come chiamarlo, insomma quel pezzettino della marmitta. Ecco perché faceva tutto quel rumore,
Mai successo, mai successo. 120. 125, sembrava il mito. Concludiamo quindi purtroppo ultimi e notate siamo arrivati tutti e 10 fino alla fine, una cosa che non mi capitava da tanto tempo. In una finale da 45 minuti con questa temperatura non l'avrei mai detto. E come sapete però sono uno a cui piace analizzare le cose, quindi non mi fermo dietro a un siamo arrivati ultimi, abbiamo fatto schifo o siamo arrivati primi, siamo i più forti, ma andando a guardare i tempi e ipotizzando avessi avuto una finale pulita, cioè senza tutte le molteplici spente che ho avuto, con il passo che avevo del 14.0 14.1 avrei fatto 187 giri, che è un tempo da terzo gradino del podio. Per assurdo, infatti, nonostante il brutto risultato, non sono mai andato così forte su questa pista. Abbiamo fatto un altro passo in avanti, basta guardare i best lap, perché primo a parte, dal secondo in poi siamo tutti racchiusi in 2 decimi, veramente distacchi ridottissimi, e questo fa capire anche il livello della gara. Il video terminerebbe qui se non ci fosse il colpo di scena finale. Sì, perché il giorno dopo la gara in molti mi hanno scritto per chiedere che cosa avessi rotto di preciso della marmitta, e quindi per spiegarglielo sono andato a prendere delle foto che avevo fatto alla macchina la sera prima a casa, e guardate mentre zoomavo sul particolare del tubetto cosa ho notato, che era già rotto, cioè era già crepato prima di partire. Per questo è bastato appoggiarsi al muretto per farlo saltare via. Da questo traggo 2 lezioni. La prima è che a questi livelli nessun dettaglio particolare può essere ignorato, perché è bastata questa piccola svista per rovinarci completamente la gara. E secondo, che sono condannato a non poter sbagliare, perché io ogni minimo errore che faccio, perché quello è stato, mi sono appoggiato al muretto, lo pago carissimo, mentre invece altri a volte fanno gli autoscontri e non rompono mai niente. Beati loro. Comunque, ormai è andata, è inutile farsi il sangue amaro. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima gara. Ciao!